Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Maturo. Cazzo guardi, altre trasmissioni. Eccoci, martedì 23 settembre, match day, perché questa sera si gioca contro il Lecce, ma ancora tanto da dire sulla partita contro l'Udinese. C'è un entusiasmo, Jack, che si fa fatica a tenere sotto controllo. Giacomo Mirandola, buongiorno. Buongiorno. Allora, va letto che l'entusiasmo quando batti una squadra bianconera in casa sua e poi giochi un turno infrasettimanale c'è sempre. Certo non erano la Juve e la Champions, ma saranno l'Udinese e la Coppa Italia, però questo è ancora colpa della scorsa stagione, quindi effettivamente questa stagione non giocheremo molto durante la settimana, quindi oggi è una delle pochissime occasioni che avremo per non andare al cinema di Infatti sono un po' dispiaciuto perché c'è anche il cinema alla promo adesso a 3,50 per questi giorni. Sono peccato perché avresti visto Leao. Intanto andiamo pure da mister Allegri. Peccato perché avresti visto Leao, che anche questa sera ovviamente non ci sarà contro il Lecce, ci sarà ampio turnover. Tra po' andiamo da mister Allegri, in particolare Pulisic, rifiatano Pulisic e Leao. Pulisic e Modric a beneficio di Ricci e Nkunku. Sì, però se vai a guardare, Leao ha comunque trovato il modo in questa giornata di gasare un po' i tifosi del Milan, raccontando un retroscena. Potete leggere le sue dichiarazioni integrali sia in un post sui nostri canali social che sul nostro sito. Ha svelato di essere stato cercato dall'Inter proprio nell'anno in cui poi andò al Milan. Lui rifiutò l'Inter, 3 settimane dopo alzò il telefono Paolo Maldini e poi non resta poté il dire mistero, di no, perché Leao si può sentire sui qualsiasi genere di podcast e mai ad esempio su Radio Rossonera. Questo è un gran punto di domanda, però poi dopo vengo, perché c'è un contenuto sui social che ho visto che mi ha fatto molto riflettere, ma adesso abbiamo intanto mister Allegri, buongiorno, che non ci sarà questa sera in panchina. Ormai sesta partita da nuovo allenatore del Milan, terza che farà in tribuna. Ma è una costante, mister, buongiorno. Ciao, ho fatto il contratto part-time. Vabbè, part-time verticale o orizzontale, mister? In diagonale. Giusto, Perché abbiamo ben rivoluzionato il calcio. Adesso non esageriamo. Comunque stiamo parlando di una formazione che dovrebbe essere ampiamente rimaneggiata, anche se ieri mister ha detto non c'è da prendere sotto gamba, anche perché non essendoci supplementari, in caso di pareggio si va dritti ai rigori e lì è una lotteria. Tutto a caso. No, sotto gamba no, perché io voglio 11 cavalli, se me la prendiamo sotto zampa. Sotto zampa, esatto, però
No, però diciamo che allora, i ragazzi sono sul pezzo, faccio riposare Modric perché poverino, già che ci siamo detti, visto che non giochi stasera, farà tecnica di base con i pulcini, esordienti, allievi e almeno vediamo di creare oggi nella nazione, perché qua siamo un po' carenti. Beh, non è male. Non è una cattiva idea, mister. Però almeno riposo. Poi tutti gli altri, ho detto, vediamo un po' di capire chi sono scarsi e chi no. Faccio giocare che abbiamo comprato, stavo pensando a un nuovo modulo che si chiama Indovina chi, faccio giocare Odogu, Atekame e Winter tutti insieme per confondere gli avversari, non si riescono a distinguerli. Effettivamente è molto vero e vero. sarà così Odogu, De Winter stasera. No, in teoria Odogu non sarà anche da Milanello ancora, sicuramente gioca. ma in teoria anche oggi sembra che neanche Atekame avrà l'occasione da titolare. De Winter sì, e non al posto di Pavlovic come sembrava, ma al posto di Matteo Gabbia. Io sono curioso di vederlo De Winter, soprattutto lì al centro, soprattutto lì proprio al centro dei tre di difesa. Cioè, mister, tanta responsabilità. In realtà a Wolfsburg ancora non è mai arrivato. No, l'abbiamo visto, scusi. Era De Winter. È De Winter. Era De Winter. Sì, guarda che in realtà ne abbiamo comprato. Tu li hai mai visti nella stessa stanza insieme? No. Guarda che ne abbiamo comprato uno. Effettivamente no. Comunque, mister, partita con Lecce, a che cosa dovremmo fare attenzione in particolare? A vedere Lecce l'ultima partita niente. Perché prendono schiaffi da tutti e teoricamente niente, però proprio per quello che dobbiamo stare attenti. Io ho detto, possiamo anche venire eliminati, ragazzi, si può anche venire eliminati, però non dobbiamo prendere gol. Ma a parte che è difficile essere eliminati senza prendere gol, ma 0-0 prendi i rigori. Però i rigori li prendi i gol. Vabbè, ho capito, sono i rigori. Scusa, il portiere che è terracciano che lo paghiamo a fare. Se non paghi i rigori, quando si fa i rigori non devi prendere gol. Lo so, però i rigori non è fattuale. Non è così. Non è che mette Terracciano, mette Landucci in porta la stessa cosa. Però va anche detto, mister, che per i tiri che subiamo, cioè anche se fossi in porta io, comunque è difficile prendere gol, perché se non calciano mai gli altri. Ma mi fa piacere che l'hai notata questa cosa. L'hanno notata un po' tutti, mister. Però tu ti sa parlare di tornare a Magnan, ma che te ne fai di Magnan? Tanto se si gioca come si deve giocare, Magnan non ti serve. Sì, con Napoli, se torna Magnan, gioca Landucci in porta. No, adesso non esageriamo, però è vero che il grande Milan, che fu il portiere, spesso faceva record. Io mi ricordo Sebarossi, record di imbattibilità, grazie, davanti c'aveva una difesa che era di supereroi. Grazie a Io non guido il carro di Allegri, Radio Rossonera porta bene, 29 all'esame, mister Allegri, se può fargli i complimenti a questo cuore rossonero. Allora, innanzitutto devo fare i complimenti al ragazzo, esatto. Però io avrei fatto un 18, proprio un esame passato di corto muso, no? 29 un po' troppo superante per me. Sì, però scusi, è meglio un 29 che un 18, no? Vabbè, dopo ognuno c'ha i suoi gusti, c'è chi gli piace Guardiola, c'è chi preferisce Trapattoni giustamente. Sì, insomma, questa non l'avevo mai sentita. No, però adesso rimanendo all'attualità, ieri c'è stata anche la cerimonia del pallone d'oro. Pallone d'oro lo vince Ousmane Dembélé, pallone d'oro che Zlatan Ibrahimovic non ha mai vinto. Quindi per me Ousmane Dembélé superiore a Zlatan Ibrahimovic, giusto? Io ne ho 7 o 8, amico, pallone d'oro. Sì, vabbè, dove li hai nascosti? Su FIFA. Poi dopo quando spegni la PlayStation resta. No, quello svedese, 7-8 ho vinto io. Dembélé quanti palloni d'oro svedese c'ha? Beh, nessuno, ma forse perché non è svedese. No, ma poi adesso siamo Dembélé pallone d'oro e Ibra no. Isaac miglior giocatore della Svezia per soldi e Ibra no. Questo dovrebbe far riflettere Rafa Leao. Ok? Perché se ce l'ha fatta obiettivamente, se ce l'ha fatta Ousmane Dembélé, perché non ce la può fare Rafa Leao? Sì, perché non ce l'ha fatta Zlatan? Non è questa più difficile, perché il mio era regalavano a Messi pallone d'oro, Messi ha fatto un passaggio giusto, pallone di oro. Invece... Però sai che diciamo che il pallone di oro generalmente viene consegnato a chi alza quella coppa con le grandi orecchie, poi a fine non è vero, perché Messi ha vinto tante, ha perso tante e gli hanno sempre dato. Questo è vero, nel caso di Messi è vero. Lui aveva i giusti sponsor, quello è il problema.
Su questo dico, se hai dato a Dembélé potevi dare anche a Okafor pallone d'oro. Adesso, Zlatan, se è vero che ha segnato il primo gol in Premier League. È vero, Zlatan, questa e poi si è rotto 20 minuti dalla fine. Questo sempre a guardare il bicchiere mezzo vuoto, però Zlatan. No, dico, questa combattività, ma tienila un po' per il Milan, per i giocatori, magari per fare quelle telefonate che poi facciamo ma non facciamo alla Lega, quando gli arbitraggi sono un po' così e così. Tieni quella combattività per quando serve, Zlatan. Sì, quello aia, chiamo fa male, dico aia, fa male, fai male il tuo lavoro, arbitraggio, perché ieri ho visto anche Napoli che hanno aiutato e c'era 8 calci di rigore per Pisa, non hanno dato neanche uno, amico. Questo è vittoria di Cortomuso del Napoli, anche se è primo in classifica, però Cortomuso, 3-2 Cortomuso, ha vinto di un gol. Vabbè, ha vinto di un gol. Non fa confusione con cioccolato e l'altra cosa. Dai. Sì, però Mister Conte, possiamo dire, primi in classifica, a pieni punti, però comincia a vedersi. Sì. Effettivamente ci sono un po' di problemi qui a Napoli. Voi del Milan avete fatto uno squadrone, avete aggiunto un sacco di giocatori fortissimi. Anche voi ne avete aggiunto. Ieri si lamentava proprio. Ma ieri si lamentava di questo, mister. Noi abbiamo messo giocatori per completare la rosa, non giocatori che servono veramente poi ad alzare il livello, quindi credo che siamo nettamente inferiori e sarà difficile tenere questo scudetto. Comunque je suis con te, io voglio esprimere la mia vicinanza, la mia solidarietà a Mister Conte, perché non è stato bello l'episodio di bullismo, soprattutto del Manchester City nei confronti del Napoli. Io veramente queste cose qui mi sento di condannarle, non si sono comportati bene. No, assolutamente le stecche dietro le orecchie, i coppini vi hanno fatto. L'inferiorità numerica. Però c'era l'espulsione o no? Sì, però sono cose che in Italia noi non vorremmo mai vedere, ecco. Sì, esatto, non vorremmo mai vedere. Ma le fa paura questo Milan di Allegri così vicino? Onestamente penso che loro siano la squadra più forte del campionato, più attrezzata. Sì. Noi siamo l'ottava, la nona rosa, quindi penso che lotteremo per stare lì avanti finché le forze ce lo consentiranno, però quest'anno tenere lo scudetto sul petto sarà molto, molto difficile. Si gioca per la salvezza, mister. Salvezza no, però diciamo un paio di gradini sopra. Un quintultimo. Obiettivo non 40 punti, 50-55. Stai zitto, impara dagli Egri. Dagli Egri, a parte che non è sudamericano. Maximiliano Allegri. Si chiama Allegri con due L, però proprio te stavo cercando di cosa? È il capitano, capitano allenatore. Però quest'anno stasera scelta audace, dentro Bartesaghi, fuori Pervis. È giusto perché i grandi campioni vanno preservati, il lavoro di Allegri con Pervis è differente, ce lo sta preservando e valorizzando come si fa con i grandi campioni. Tra l'altro Conte piange, Allegri lavora, la differenza tra il grande allenatore e la mentalità. Però adesso anche meno, Lele, adesso da essere il nemico numero uno di Allegri no, se siete onesti io l'ho sempre detto ma non che è vero, Allegri è un allenatore forte, concreto, prodigioso, che magari evolversi un pelo, ma ero certo che l'avrebbe fatto, l'ho sempre detto, è il migliore di tutti e lui. Ma insomma, Jack, ci ricordiamo. Ricordo che però ci ricordavamo diversamente. Invece volevo sapere cosa ne dice l'algoritmo di questo confronto Allegri-Conte. L'algoritmo, vuoi sapere che dice? Sì. Ma l'algoritmo dice che insomma il Milan potrebbe avere buone chance di battere il Napoli, però vedendo un po' l'arbitraggio, insomma sappiamo già che il Napoli uscirà con 3 punti da San Siro. L'algoritmo tiene conto anche dell'arbitraggio, non lo sapevo. Sì. Tanti. Al Milan, allora, scusa Beppe, al Milan, seconda giornata gli annullano un gol valido a Gabbia. Terza giornata non gli danno 18 calci di rigore in un'azione. Al Napoli, alla prima giornata non vinceva col Cagliari, c'è Luperto, ex difensore del Napoli, che si scansa per far arrivare la palla Anghissa, quindi giocatore comprato, favore numero 1. Alla seconda partita, vince bene, arriva ieri, stavano a faticare col Pisa, questo non gli dà 4 rigori perché il fallo ha fatto De Bruyne, non è che perché il giocatore tecnico non gli fischi il fallo, Beppe, posso dirlo? Se può dire. Sì, però tanto poi sbaglio, Beppe. Da 8 sono diventati 4 rigori, però io scusate, volevo rimanere un attimo su Lele Adani, Jack, perché ieri c'è stato il pallone d'oro, ha vinto Dembélé, Lele.
meritato. Io l'avrei dato De Sciglio. Ah, come De Sciglio, non è neanche, non è neanche sudamericano. De Sciglio. De Sciglio, come De Arrascaeta, De Sciglio, hanno il denominatore comune, no? Denominatore. Sì, e quindi tu De Sciglio l'avresti. Sai che non era neanche nella. Penso, poi potrei sbagliarmi, non era neanche nella lista. Ma probabilmente era candidato nel pallone d'oro sudamericano, quello daremo nei prossimi giorni, a sorpresa, noi non lo annunciamo. Un giorno ci svegliamo e diciamo c'è un pallone d'oro da dare. È un po' come quello svedese però lì qui, ce la pigliamo un po' sugli specchi. Non lo sa nessuno, lì non è che non lo programmano, non lo sanno che esiste, capito? Perché lo vincevano Ibra o Larsson, devono andare per forza Isaac. Quindi... Sai che Larsson ha fatto 54 anni ieri o l'altro ieri, mi ha un po' impressionato, non ha più neanche i suoi dread. Qui giustamente Silvano dice il pallone d'oro con la F e il fallone d'oro. Il pallone d'oro, da quello che ho letto nelle interviste, ai Barbo. Sì. Comunque io vedo in top 10 un solo sudamericano. Parlano di nuovo di 1,90 m con il pallone che arrivava a metà gamba, questo hanno detto. Sì, quindi lui vince a mani basse. In tutta la top 10 del pallone d'oro io vedo soltanto un sudamericano, il buon Rafinha quinto. Vabbè, ma Rafinha c'è ormai un nome sudamericano troppo utilizzato, no? L'hanno fatto passare un po' tutti Rafinha, capito? Cioè, ma adesso nome. Ce l'hai proprio su con i sudamericani addirittura? No, però ci sono sudamericani e sudamericani, ci sono quelli forti come la Padula, come Vaca, come Pervis, che è diventato forte grazie al comandante Max Allegri, ok? Sì. E poi ci sono quelli che si sono un po' troppo europeizzati, come Rafinha per esempio. Però a proposito di sudamericani, è vero che lui è un sudamericano fake perché è più centroamericano, però questo Gimenez 4 partite senza trovare gol. Io gli ho mandato un messaggino in direct su Instagram. Sì? Vabbè, su Instagram non hai neanche il cellulare. Gli ho scritto vai e cambia la cittadinanza, torna argentino, è la tua unica chance. Lui mi ha bloccato, probabilmente non mi conosce, però poi il suo grandissimo allenatore gli farà presente con chi ha parlato. Comunque raga, in vista, l'abbiamo detto, stasera non ci sarà Leao ancora fuori. Scusa, sai cosa gli ho detto a Gimenez? Sì. Quando è venuto, mi ha fatto vedere il messaggio. Gli ho detto, questo qui è quello che dice che ha fermato Overmars. Se giocavi te contro Dani mi ti ha fatto 30 gol in Serie A. No, Max, non mi insultare così, dai, che sono un grande allenatore, ma guarda i miei video che poi mi rispetterai. Però è vero, con l'Elia d'Anivo magari si sarebbe già sbloccato Gimenez. No, dicevamo, Leao ancora fuori, dovrebbe rientrare con Napoli. Forse, non è detto. Forse? Non è detto. Allora andiamo a collegarci con Milan Lab. Buongiorno, chef. Allora, stasera no, sicuro. L'ha già detto il mister. Lo sapevamo, chef, grazie. Perché non abbiamo neanche fatto gli esami per controllare, perché abbiamo detto tanto che cazzo serve Leao contro il Lecce. Vabbè, abbiamo fatto giocare una partita con Bari che Scapoli ha ammogliati, si è rotto e sicuro non lo mettiamo con Lecce. Però il problema è che si parla di ritorno con Napoli, però credo che sia giusto contestualizzare di quale anno. Cioè, che stagione? Cioè, girone d'andata o girone di ritorno? Sì, quale? Esatto. Noi stiamo ipotizzando in Napoli, perché Napoli è una squadra forte, ok? Sì. Ecco, e quindi abbiamo detto lo facciamo tornare con Napoli, perché potrebbe essere una partita importante, ma non quello di sabato. Se sabato non gioca, non gioca neanche. E allora Napoli quale, scusi? E Napoli, non so, 2030-28? Ma non c'è ancora il calendario, come fa a sapere? Quando gioca noi diciamo sei pronto, lo teniamo tipo sarà comunque pronto. Comunque se lo tieni congelato lì c'è a lunga scadenza, non è che poi lo devi buttare, capito? Sì, devi aggiornare il contratto, mica poi quando si sveglia non è più un giocatore del Milan. L'importante è che se lo congeli poi non lo fai scongelare, capito? Sì, certo, se no va male. Il trucco è quello. Tra l'altro Okafor gli ho mandato un messaggino, gli ho detto visto che non hai perso il vizio di farti male, ti voglio tanto bene, se hai bisogno vieni qua. Mio grande, ci tenevo a salutare Noah, che è un grande cliente di Milan Lab. Non è un cliente, era un ex giocatore, comunque. È un giocatore anche? Sì, gioca anche, pare. Ah, pure? Sì, era al Milan per quello in teoria, chef. Ecco perché stava sempre a Milan, ho capito, scusa.
Signore. Comunque raga, dobbiamo salutare, ma prima io vorrei Mister Pioli, perché già si parla di inizio col botto Mister Pioli a Firenze. Mister. Ciao, sto scrivendo sulla lavagna. Pioli is fired. No, ho scritto potevo scegliere di essere tra i 10 allenatori più pagati al mondo, invece ho scelto di venire a allenare voi, questo per stimolare, no? Stimolare. Potevo allenare Cristiano Ronaldo, invece alleno Mandragola. Che è l'unico della Fiorentina che segna, sì, mister. Questa cosa non li sta motivando, sta dicendo, mister? No, io credo che adesso sarà motivati. Forse ieri ho scritto non ci sono più le vecchie stagioni e mi hanno guardato storto, quindi ho cercato qualcosa un pochino più ad effetto, però sono sicuro che comunque vada, io farò 3 punti e li farò a San Siro contro di voi. 3 punti, ma scusi, l'obiettivo è sempre quarto posto, chiede Giovanni. No, battere il Milan a San Siro. Basta? Certo. Sì, ecco dove arrivare, l'obiettivo è salvezza. Abbiamo già ridimensionato, siamo alla quarta. Ringraziare il Lecce, perché se non ci fosse il Lecce saremmo già in zona di retrocessione, quindi dobbiamo ringraziare anche gli arbitri che hanno aiutato il Napoli, se no ieri ci sorpassava a Pisa. Quindi... Sì, ma Mister Pioli ci mette sempre un po' ad ingranare. È un diesel, lo devo dire io. Sì, più o meno 36 partite, 37, poi arrivo al dunque. Certo. Giustamente. Tra l'altro il nostro insider di mercato della chat Davide ci dice che in caso di esonero di Stefano Pioli c'è il maestro Giampaolo lì pronto come un avvoltoio a piombare sulla sua carcassa e prendere il posto a Firenze. A me non mi si vuole più nessuno proprio. Ma perché si sta proponendo per la Fiorentina, mister? Ma io sarei anche stanco di stare a sorseggiare il mio buonissimo vino tutti i giorni. C'è di peggio nella vita. Se poi almeno si va in una piazza che si parla la mia lingua, ci si capisce un po', perché poi... Sì. Sta sempre a casa, vero? Vabbè, mister, guardi, ci giri il curriculum, redazione @radiorossonera.it, troveremo qualcosa da farle fare, no? Ma sicuramente poi voi mi si prende, sarò io a fare qualcosa a voi, perché poi io ho sempre una mentalità più profonda in tutti i posti che vado, mi si mette sempre... forse sarà per quello, mister, che non la chiamano. Comunque, signore e signori, un applauso per il GOAT Daniele Sporchia. Addirittura neanche a San Siro quando entra in Milan. No. Ciao Dani. Ciao Dani. Ciao. Ti vogliamo bene. Allora, Gerti che scrive: Edo parla inglese come Emerson Royal, usa il piede sinistro. Sono già arrivati, è già arrivata la polizia a casa tua. Noi non adesso... è che ti offende quando ti tirano in faccia la nuda e cruda verità. Ma perché senti come dico standing ovation. Paola ha scritto standing ovation. Senti come ovation. Pronunciation. Comunque, intanto che andiamo da Filippo Galli, voi ragazzi cominciate a mettere like al video, a iscrivervi al canale, ma soprattutto ad abbonarvi perché arriveranno una grandissima sorpresa. Ne l'abbiamo anticipato, una grandissima sorpresa, ma in ogni caso non dovreste farlo per quello, dovreste farlo semplicemente perché siete a fianco di Radio Rossonera, che tutti i giorni è qua a raccontarvi il Milan nel modo più oggettivo e obiettivo possibile, e indipendente. Tra Cambridge e Sedriano mi dicono. Bellissimo. Ma signore e signori, preparatevi a dare il bentornato qua su Radio Rossonera Filippo Galli. Ciao Filippo. Ciao a tutti. Come stai? Ciao Edo, sì, tutto bene, grazie. Tutto bene, dai. Nuova avventura, tra l'altro, Filippo, Radio Rossonera. Noi ti preferivamo con la maglia del Milan, però comunque ovviamente facciamo sempre il tifo per te. Beh, ma io vado ancora, adesso un po' che non vado, sono stato ad agosto al canale rossonero a Milan TV, no? Sì, no, però noi ti preferivamo in difesa, Filippo. Però anch'io. Che tra l'altro siamo cortini quest'anno. Ero molto più giovane. Esatto, tutti ora mi è rimasta la chiacchiera e un po' di scrittura, via. Era tutto questo per iniziare dalla difesa, Filippo. Intanto ti aspettavi un Milan già così in palla, già in quella posizione con così poche giornate? Dopo ovviamente la partenza all'inizio, così la sconfitta interna no, anche se la squadra lì aveva perso proprio per 2 errori di
disattenzione del singolo, no? Ma come struttura difensiva diciamo che già si era intravisto il lavoro di Allegri e il lavoro dello staff, e quindi è stato davvero un peccato, no? Perdere i primi 3 punti in casa. Dopodiché la squadra è stata molto più attenta, è stata molto più compatta anche se vogliamo, però il blocco difensivo basso, la capacità di difendersi per poi ripartire, cosa che poi tra l'altro non abbiamo visto a Udine, perché a Udine il Milan ha fatto una partita di comando, tanto è vero che anche il possesso palla, no? La percentuale di possesso palla era nettamente a favore del Milan, della squadra dei rossoneri, e quindi bene, insomma, davvero era difficile aspettarsi di più, soprattutto dopo la sconfitta, 3 vittorie consecutive, clean sheet, quindi non si è preso gol. Questo è il Milan che dovremmo abituarci a questo Milan, e speriamo di abituarci, ecco. Ha colpito tra l'altro, Filippo, appunto la solidità difensiva, nonostante i difensori spesso criticati, penso soprattutto a Pavlovic, penso anche a Tomori, però questo Milan non concede, quindi è la dimostrazione che comunque la linea, la difesa è comunque un lavoro di squadra. Assolutamente, è chiaro, non è solo la linea difensiva, è 3 difensori centrali più 2 esterni, adesso si difende a 3 e quando corre a 5, è proprio un lavoro di struttura difensiva, di blocco difensivo, e diciamo che quando poi non si incorre in errori individuali di disattenzione, dove si perde la contezza dell'intorno, no? dove il giocatore l'attaccante di riferimento, e quindi lo si perde e si concedono i gol come si è fatto con la Cremonese. La squadra difensivamente ha una sua fisionomia ben delineata, sono tutti a disposizione. Adesso vedremo anche al momento del rientro di Leao, spero che insomma, vedendo i compagni anche lui si metta, così come hanno fatto tutti gli altri, a disposizione anche nella fase difensiva. Si era già intravisto qualcosa nella prima di campionato da questo punto di vista, ecco, quindi sono fiducioso. Filippo, dalla chat ci chiedono, Alessandro Braglia, ti giro la sua domanda e ti chiede, secondo te quanto sono state importanti quelle 2 settimane di sosta nazionali per risistemare e rimettere un po' a posto la fase difensiva? Sono state credo importantissime, no? Perché quando puoi lavorare su un gruppo squadra, è vero che poi insomma i giocatori in pausa nazionale se ne vanno, però ecco, credo che poi sia opportuno, sia importante, scusate, il lavoro che si fa in quelle 2 settimane, ma che si fa costantemente, il lavoro di videoanalisi, il lavoro poi sul campo, no? È tutto un intreccio di lavoro che coinvolge sia i giocatori che sia i membri dello staff, e da questo punto di vista insomma credo che i risultati siano un po' sotto l'occhio di tutti, no? Poi uno dice ma questa dovrebbe essere la normalità, certo la normalità, però noi non eravamo più abituati a questa normalità perché abbiamo avuto un anno orribilis, diciamo così, sotto certi aspetti, quindi dove mancava equilibrio, oggi l'equilibrio sicuramente c'è, ecco. Invece io ti volevo chiedere, sempre riguardo la difesa, non intesa come fase ma intesa proprio come reparto, sì. Non pensi che per giocare a 3 il Milan sia un po' corto di uomini? Nel senso che al di fuori dei 3 titolari c'è De Winter, c'è Odogu che è ancora tutto da scoprire, perché nel senso ha 3 presenze da professionista in tutta la carriera, e basta, questi sono. Ma insomma io voglio dire, ci sono 2 giocatori che hai nominato tu, che ovviamente sono ancora tutti da scoprire fino in fondo. De Winter no, perché ha già giocato nel nostro campionato. Odogu è un giocatore invece molto, molto giovane, però sicuramente di grande prospettiva. Atekam invece potrà fare credo soltanto un po' l'esterno, quindi il quinto, no? Diciamo così. Vorrei dire che Allegri andrà a pescare in Milan futuro nella primavera se dovessero esserci delle emergenze, e questo è anche un po', come posso dire, il tecnico si è già abituato, no? a questa modalità, e quindi vedremo, insomma, speriamo di no, che non sia necessario, però insomma poi credo che giocando soltanto in campionato e in Coppa Italia, si spera di andare avanti ovviamente anche in Coppa Italia, insomma gli impegni non sono così tanti, per cui si presume che non ci possano essere grandi infortuni, tocchiamo ferro ovviamente. Filippo,
Filippo, lo vedi cambiato Allegri in questa nuova esperienza al Milan, ovviamente dal punto di vista del gioco, e in che cosa? Io anche stamattina sul blog, un articolo che non è mio, ma ovviamente io accolgo nel blog, si è parlato appunto di normalità e del fatto che per la squadra che ha Allegri, e del fatto che comunque si stia proponendo un gioco che è di dominante, no? Non più soltanto di attesa e quindi di ripartenza eccetera, ma la squadra ha dimostrato di saper essere appunto padrona del campo, così come ha fatto Udine, e io credo che si debba andare sempre di più in questa direzione. Mi sembra che insomma anche Allegri, anche giustamente con i giocatori che ha, possa andare a sposare questo tipo di calcio più propositivo, più di comando, naturalmente poi mantenendo quella struttura difensiva che dicevamo prima, che può essere bassa, medio bassa, però consente alla squadra di essere solida, di non subire, perché ho detto chiaramente Allegri all'inizio, per poter pensare di arrivare nelle prime 4, addirittura io ho sempre detto all'inizio, sognare qualcosa in più, devi prendere molti meno gol di quelli che hai subito nell'ultima stagione. Io invece ti faccio una domanda non tanto da ex difensore, ma da conoscitore, da occhio esperto per quanto riguarda i giovani e lo sviluppo dei giovani. Ok, stasera pare che possa giocare Bartesaghi, quella che credo sarà, vado a memoria, ma forse la sua prima da titolare con la prima squadra del Milan. Ha già diverse presenze, ma secondo me da titolare mai. Non ricordo. Verificheremo. E dall'altra parte dovrebbe esserci titolare Francesco Camarda, che anche lì sta iniziando a mettere un po' di minuti. Tu stai riuscendo un pochino a seguirlo, soprattutto Camarda, in questo avvio di stagione? Secondo te Lecce è la piazza giusta? Cosa ne pensi? Sì, ma io credo che la piazza, ok, adesso Lecce è in difficoltà, è partito male, è sul fondo della classifica, però credo che siano queste situazioni che possono temprare anche il ragazzo, e soprattutto ovviamente si spera sempre che questo ragazzo riesca ad avere lo spazio necessario. Il fatto che sia in campo stasera è già un'altra esperienza in più che lui fa nel suo percorso di crescita, lì se la dovrà giocare con Stulic, un attaccante che hanno preso, che Lecce ha preso sempre in quel ruolo. Non è detto che non possono giocare insieme, è chiaro che magari adesso che le cose sono partite non con il piede giusto, forse ci sia un attimino più di attesa, quindi i due vengano alternati, però io credo che Camarda sia giusto che sia andato a fare un'esperienza del genere in una squadra di Serie A tra l'altro, e speriamo insomma che quest'anno gli serva per poi tornare a casa e essere definitivamente un attaccante su cui poter contare nella rotazione. Filippo, ti faccio l'ultimissima perché c'è la chat scatenata, chi ti saluta, ti abbraccia, ti ringrazia per tutto quello che hai rappresentato per noi. 1.000.000 di domande, non gliele posso fare ragazzi, ne scelgo una a caso perché sono curioso anch'io di sapere cosa ne pensi di Estupinianti, chiede Amedeo Consonni. Allora, Stupinian all'inizio ha lasciato qualche perplessità. Io avevo preso un po' di informazioni, al di là di averlo magari visto ogni tanto nelle ispezioni televisive, ho preso informazioni dal buon Andrea Maldera, che è sempre una fonte di ispirazione e di sapere calcistico, e mi aveva detto che è un giocatore assolutamente da tutta fascia, un giocatore forte, che magari nell'ultimo terzo di campo poteva a volte sbagliare le scelte, e a me sembra che invece stia facendo vedere che anche in quella porzione di campo possa essere decisivo. Poi è andato alla conclusione, mi sembra che stia piano piano perdendo sempre più confidenza e facendo prestazioni sempre più concrete, no? All'inizio qualcosina si era un po', sembrava si fosse un po' smarrito, qualcuno o forse anch'io sinceramente devo dire, caspita, faceva intravedere qualcosa che era più vicino all'Emerson Royal che non a Teo Hernandez. Invece devo dire che il ragazzo sta facendo davvero bene, e spero che continui con questa crescita. A chi avresti dato pallone d'oro poi, giuro, finita l'ultimissima? No, a chi le avrei dato, bella domanda, non so, Dembélé è una come posso dire, è una soluzione, è una scelta un po' così, forse Mbappé, non lo so, però poi lì le valutazioni vengono fatte in base a tutta una serie di criteri che magari anche mi sfuggono anche, per cui
A me Dembélé piace come giocatore, un giocatore che entusiasma, che sa creare la superiorità numerica, la famosa superiorità numerica, è uno che in campo aperto ti uccide, destro e sinistro. Poi ha fatto una stagione pazzesca, obiettivamente. Una stagione pazzesca con il PSG, e quindi insomma va bene così, dai, non andiamo sempre a criticare. Giusto. Filippo, ti vogliamo bene, ma tutti proprio, tutti. Ti abbracciamo, ciao. Grazie mille. Ciao. Jack chi l'avrebbe dato? Ma io condivido e sono contento che l'abbia vinto Dembélé, perché è quella redemption, visto che facciamo oggi britannici, redemption story che piace tanto. Cioè di un giocatore che, ricordiamolo, da giovane era uno dei prospetti top del calcio nel panorama mondiale a Dortmund, poi va a Barcellona per una cifra spropositata, si perde completamente. Ma ho letto una storia molto interessante a proposito di questo, perché intanto ringrazio Gerti che ci ha donato, fatelo anche voi ragazzi, se potete abbonatevi addirittura, ma praticamente lui, a differenza dei giocatori che amano la vita notturna eccetera eccetera, lui si è trasferito a Barcellona strapagato e, come dire, ha iniziato una vita davanti al televisore, alla PlayStation, e a mangiare schifezze, perché lui è appassionato di junk food, come tutti noi peraltro. Però questa cosa qua l'ha indebolito a livello fisico, tant'è vero che nei suoi, quanto ha fatto al Barcellona? Qualche anno l'ha fatto, forse 5, ha passato un sacco di settimane fuori per infortunio, perché poi l'alimentazione, sappiamo, è fondamentale anche dal punto di vista della prevenzione di infortuni eccetera, fino a quando ha trovato o l'ultimo periodo a Barcellona, o quando l'ha acquistato il Paris Saint-Germain, poi per la metà più o meno di quello che aveva acquistato il Barcellona, ha trovato questo chef stellato, questo personal chef, che ha iniziato ad avviarlo a una cucina saporita, buona eccetera, ma equilibrata, sana. Esatto, sana, equilibrata eccetera, e da quel momento c'è stato il click. Hanno lo chef personale, però anche questo ti fa capire che comunque se lui rimane, sì, credo anch'io, qualcosa che somiglia a 5 anni a Barcellona. Sì, 5 anni. Nel momento in cui comunque un giocatore che hai pagato così tanto e che ha quel tipo di rendimento così negativo, tu comunque lo tieni e non provi neanche a venderlo, vuol dire che evidentemente qualcosa lo hai visto, che lui non riesce a esprimere, non riesce a tirare fuori, ma tu lo hai visto, se no non continui a puntarci così a lungo prima di arrenderti. Volte effettivamente poi dipende dall'ambiente, dal momento, dallo status mentale. Evidentemente Dembélé non era... No, poi allora alla fine, al di fuori di tutto, il discorso è sempre quello, poi andiamo al telefono, il discorso è sempre quello, cioè tu hai premiato il giocatore che ha segnato di più nella squadra che ha vinto la Champions. Quindi è stato premiato il giocatore o la squadra, Jack? No, il giocatore. Anche perché nei top 30 erano 12 i candidati al PSG. 2, che qui qualcuno meritava, dice è arrivato 14esimo. Grazie a Daniele che si è abbonato, anche se dice Edo raccontaci i tempi della prima guerra mondiale. Grazie a Marco Meatball. Abbiamo detto pallone d'oro Dembélé, invece premio più Esposito a Yamal. Ma andiamo dall'ascoltatore. Ciao, come ti chiami? Ciao Eduardo. Antonio Porro, ciao. Parlando di alimentazione equilibrata. Guarda caso, tu lo sapevi questa cosa di Dembélé? Qualcuno dice che ha il tuo stesso personal chef Dembélé. Magari ce l'avevo anche io quello suo. Così vincevi anche tu il pallone d'oro. Tu sei d'accordo con il pallone d'oro Dembélé? Lo meritava lui? Tu a chi l'avresti dato? Certo, dicevano che era il più forte che c'è oggi. Ma tu a chi l'avresti dato però? A lui. Ah, sempre a lui. Invece il premio più Esposito per il miglior giovane europeo? Miglior giovane europeo? Sì. La mia mano. Stava Sandino. Cosa hai mangiato oggi, Antonio? Oggi, che diciamo Dembélé. Orecchiette alle verdurine. Le orecchiette alle? Con le verdurine. Con le verdurine, sì. E poi per secondo ho mangiato la pizza che hanno fatto loro qua. Come la pizza? Cioè pasta e pizza, carboidrato su carboidrato? Sì. Zucchero composto su zucchero, come io. Abbiamo capito, mica vuol vincere il pallone d'oro. Ma non gliela posso passare a Dembélé sta dieta, però. Ce la facciamo a lui la dieta allora. Ciao Antonio, un abbraccio. Ciao Anto. Ha vinto il piatto d'oro. No, però insomma tanti premi. Ovviamente premio Yashin va a Donnarumma, che arriva nono se non sbaglio, che ringrazia tutti
Luis Enrique? Sì, poi comunque in generale Mi ha colpito il fatto, Jack, che nessuno ha acquistato i diritti per far vedere la cerimonia del pallone d'oro. È un premio. No, ma perché vuoi farmi dire le cose? I giovani invece. No, ma perché è un premio ridicolo? Però... l'ha vinto di tutti i candidati del PSG, l'ha vinto l'unico calciatore francese, ragazzi. France Football era lì che gli bruciava dentro di poterlo dare a un giocatore francese. C'erano 10 anni che volevano darlo a un giocatore francese. L'ha rifilato a Benzema, che lo strameritava. L'ha dato a Dembélé, che lo strameritava. E l'ha dato a Dembélé, che per me. Io continuo a essere d'accordo, però per me da dopo il 2020 e quel pallone d'oro che non hanno dato Lewandowski, il France Football e il pallone d'oro per me non significano più assolutamente niente. Sì, però è una cerimonia così curiosa ed era, ma c'era Napoli-Pisa, come fai a... Ed era l'auto-assist per parlare di social, comunicazione eccetera, perché l'altro giorno ho visto questo un reel su Instagram di questo creator, non so se americano, inglese, comunque parlava in lingua inglese, molto seguito, con dei contenuti molto molto belli, interessanti, a proposito di tante squadre del panorama europeo. Va allo stadio, racconta la match experience, bla bla bla. E a me è capitato quello sul Milan, dove lui inizia a cantare il coro della curva, con dietro quindi molto emozionale eccetera eccetera, dice venite anche voi, chiude il video quindi facendo vedere pezzi del momento della partita, però con sottofondo il coro della curva, e chiude il video dicendo venite tifosi di tutto il mondo a seguire il Milan a San Siro. Io non lo so se è un contenuto a pagamento, però questa cosa mi ha colpito, così come mi ha colpito, stavo parlando con una persona molto esperta di comunicazione non stavamo parlando di Milan, stavamo parlando di club di Serie A in generale, e diceva come la maggior parte oggi delle views, delle cose eccetera, arriva da fuori dall'Italia. Questo è un dato che vi butto lì, perché voi lo sapete che qui noi vogliamo darvi le informazioni per permettervi di anche voi utilizzare la vostra testa. Allora, la mia opinione personalissima per quanto riguarda il tema chiamiamolo così, del turismo calcistico, ok? È una cosa che mi piace, nel senso che io sono una di quelle persone che mi piacerebbe farlo. Cioè, mi piacerebbe, che ne so, andare a Londra e ignorare tutto ciò che riguarda il panorama storico o artistico di Londra e farmi il giro degli stadi. E andare a Stamford Bridge, e andare all'Emirates, e andare al nuovo meraviglioso stadio del Tottenham, che è molto più meraviglioso lo stadio della squadra. E queste cose qui, per esempio, chi di noi non vorrebbe andare alla Bombonera a vedere Boca River, ragazzi? Però a me, certamente, però a me è sembrato proprio un contenuto pubblicitario, non so come dirti. No, perché in realtà lo fa se veramente quel YouTube... No, non è nipote di Scaroni, però dimmi se lo conosci, perché è americano, penso sia abbastanza famoso. No, in realtà a me è capitato, ci sono diversi YouTuber che dicono, ragazzi, che sono tifosi, con la call to action, venite a San Siro a provare questa esperienza magnifica in questo magnifico stadio. Sono tifosi che magari girano e si vanno a vedere, per esempio, ce n'era uno che conoscevo, che mi era capitato, che andava a vedersi tutti i derby più importanti del panorama europeo, però è andato a vedere Manchester City, Manchester United, è andato a vedere Arsenal Tottenham, è venuto a vedere Milan Inter, per viversi un pochino tutti i vari derby e per produrre poi il contenuto che metteva sui vari canali social. No, è questo per me no. Non lo so. Per me no. Ma figurati se sta società qui spende i soldi per sta cosa. Ma dai. Comunque, raga, chiamateci per dirci la vostra su tutto, la partita di questa sera, il pallone d'oro, eccetera. Però, Jack, ritorniamo alla mia domanda iniziale. Tu hai citato Leao e tra l'altro alla sua ultima stagione al Milan, perché proprio nel podcast che citavi ieri ha detto: per me è stato, quando ha chiamato Paolo Maldini non ho più avuto alcun dubbio, quindi ultima stagione di Leao al Milan. Assieme a Udogu, è già in partenza. La domanda è: perché non è possibile vedere Leao a Radio Rossonera o da altre parti, ma è solamente in queste cose qua? Vabbè, chiedi, no, non lo so, penso sia legato. Non se lo meriterebbero i tifosi, gli ascoltatori. Adesso facciamo un call to action: andate sotto il post, digli vai da Radio Rossonera. Why not? No, allora, sappiamo che a questi livelli non è tanto il discorso. C'è Marco dall'Australia che ci scrive anche: Jack, scusa. Tra l'altro è un nuovo abbonato, quindi entra Marco, per la prima volta a far parte della famiglia. Se vuoi chiamaci, che adesso in Australia che ore sono, tra l'altro? È notte? No, non è, dovrebbe essere sera, qualcosa del genere. Sì, perché di là si va indietro, di là si va avanti. Se vuoi chiamaci, così ci dai il tuo punto di vista
extracontinentale. Astrid da Londra ci scrive, ragazzi. Infatti, scusate, io voglio specificare questa cosa, ma lo sapete se seguite Lunchpress, che io non c'ho assolutamente col tifo di chi viene da fuori dall'Italia, anzi io penso che sia più tifoso chi viene fuori dall'Italia, perché ci mette più tempo, più soldi, eccetera eccetera. Non è questo che stiamo parlando dei tifosi, stiamo parlando dei turisti, che è quello, se vogliamo, anche in Italia. Però Jack, no, beh, secondo me è un discorso, ovviamente lo sappiamo che per andare a prendere un tesserato non si può andare direttamente dal tesserato, ma bisogna passare dall'ufficio stampa. E questo complica quel tipo di opzione e di possibilità in generale. Però sì, ultimamente sta diventando piuttosto loquace Leao, nel senso che sta girando, sta rilasciando qualche dichiarazione, anche in realtà un po' più particolari, cioè non la classica intervista fatta al quotidianone o sì, alla tra l'altro televisione. è stata curiosa, perché intanto ci scrivono dal Belgio, Filippo dice che sei uno spirito puro. No, è bello il retroscena sul fatto che all'epoca si interessò l'Inter a Leao ai tempi dello sport, e lui però disse: ma che squadra è l'Inter? Io di nerazzurro conosco solo il Club Bruges e il Pisa. All'epoca però il Pisa era in serie, questo ovviamente lo sto inventando io, non so neanche se era in B o in C, quando chiama il Milan, e in particolare gli dicono: abbiamo una persona che ti vuole parlare, gli passano il telefono. Sì, perché lui in teoria ha detto proprio che lui dopo la proposta dopo la proposta dell'Inter, in realtà lui ha proprio rifiutato, ma ha detto: voglio rimanere un altro anno. Poi Maldini lo ha convinto. Ma vediamo se è vero. Marco dall'Australia? Marco? Sono io davvero. Buonasera, buongiorno. Ciao Marco. Che ore sono, Marco? Sono le 9:15 del martedì sera. E perché allora ti stai rovinando la serata guardando Lunchpress, Marco? No, mi stavo preparando psicologicamente per la Coppa Italia prima di andare a letto, perché è alle 4 di mattina, quindi cercavo di trovare l'energia per svegliarmi. Avete capito quando dico che all'estero sono più tifosi? Perché Marco, ti dico la verità, io non mi alzerei mai alle 4 per la Coppa Italia. Di sicuro no. È difficile, invece Marco è un tifoso veramente con la T maiuscola. E voi immaginate che adesso le cose vanno abbastanza bene, gli anni, quelli interessanti, dal 2014 in poi, ci svegliavamo anche lì alle 4 e che gran partitoni che vedevamo. Però lì dici ne valeva la pena, qui ti alzi punto di domanda: avrò fatto bene o non avrò fatto bene? No, però dai, alla fine negli ultimi anni ne valeva la pena, ogni tanto ne valeva la pena, magari l'anno scorso un po' meno, ogni tanto ne valeva la pena anche l'anno scorso, però dai, no, mi fa piacere seguirvi. Marco, Australia dove? A Perth. Adelaide. Magari a Perth, mi costerebbe meno ogni volta che vengono. Ma andrai a vederla, a parte l'Australia è grande, raga, sì, infatti c'è da Adelaide a Perth. Andrai a vedere Milan Como. Sono 2000 chilometri. Bene. Hai capito? Assolutamente sì, con i club stiamo lavorando molto bene, anche con la società, quindi insomma sarà sicuramente, quando arriverà l'ufficialità vera, poi io in realtà ho già prenotato l'albergo, dopo la trasferta col Perth Glory, quindi sì. Ma tu sei uno dei 7 tifosi contro 400 milioni contento che il Milan venga a giocare una partita di Serie A in Australia. È giusto. Esatto, che non devo venire a San Siro che andare in Milan, cioè è molto più facile, ce l'ho dietro casa e finalmente lo posso vedere a un orario decente, senza che mi devo pigliare 4 di notte. Senza gli occhi cisposi dal sonno. Ma quanti siete? Il gruppo, hai detto, il Milan Club? Allora, gruppo Adelaide siamo circa 80 membri, invece in Australia credo siamo totale magari 500 membri più o meno, forse un pochino meno. Non è banale, in un paese in cui il calcio non è proprio il pane quotidiano come può essere in Europa comunque. Giustamente no, però la comunità italiana è molto forte, quindi insomma il Milan, ci sono 2 Milan importanti, il Milan degli anni 90 chiaramente, che ha influenzato i genitori, e poi dopo il Milan degli anni 2000 che ha influenzato un po' più noi, e quindi insomma c'è una bella influenza. Certo che io sono cresciuto a Milano, quindi sono qui da 14 anni, diverso, però quello che mi fa piacere vedere è che la maggior parte dei membri sono tutti italo-australiani, cioè di italiani come noi che sono migrati qua negli ultimi anni, siamo
una piccolissima percentuale, quindi no, è molto bello questo. Che meraviglia. E com'è il Milan visto da lì, tutte le polemiche, tutte le cose che si vedono in Italia, com'è appunto visto da lì? Ma allora, per quanto riguarda la polemica magari sulla curva, un po' ci dispiace, soprattutto per ovviamente l'atmosfera, poi anche per i membri che magari ogni tanto vanno a vedere le partite. Abbiamo avuto dei membri che sono andati già quest'anno per insomma, le prime di campionato. Certo, andare a vedere il Milan Cremonese con la sconfitta senza curva è abbastanza deprimente. Per quanto riguarda la squadra siamo abbastanza confident, come si può dire, sì. Insomma abbiamo visto ovviamente una partita col Perth Glory che non c'era storia. Chiaramente Perth Glory è una squadra che già fa fatica in Australia, che è un campionato di peracottari già di loro. Allora lì gli auguriamo l'Inter di andare allora a giocare in un campionato di peracottari. Con Perth Glory. Esatto. Ma infatti scusa, anche qui sarebbero ingiocabili forse anche qui. Sì, forse. Ma scusa, dicevi c'è una forte comunità italiana, ma c'è uno che ti fa Inter oppure ti fanno tutti Milan? Beh, devo dire che purtroppo c'è un Inter Club anche qua che ha una presenza molto forte. E vi dirò ancora di più. Lunedì mattina alle 4:15 c'è un avvenimento storico, perché si guarderà Milan-Napoli con i due club Milan e Napoli che guarderanno la partita assieme. Che bello! Quindi, non abbiamo mai provato questa cosa, è la prima volta che la facciamo, perché insomma ovviamente siamo stati approcciati dal Napoli Club, perché in questo momento sono magari in una posizione un po' più tranquilla e quindi sanno che un po' forse se la possono giocare. Negli altri anni, tipo nel doppio confronto di Champions, non si sono permessi. C'erano andati alla macchia. Giustamente. Ma che bello, mandaci le foto. Sì, no, scusa. Ma poi sai, ragazzi, per me è diventata una routine, perché per me dopo le partite adesso, per me sono adesso col fuso di adesso sono le 6:30, no? Quindi io si sveglia mia figlia che è appena nata, 4 mesi, io mi sveglio, la porto giù, finiscono le partite e io guardo la diretta di Radio Rossonera dopo la partita e prima di andare a lavorare mi metto lì e guardo tutta la diretta dallo stadio. Come si chiama Nesta, la bimba? No, già, però ragazzi è stata battezzata dal mister. Io ho detto l'unica cosa, mia moglie ha detto andiamo a Perth, il mister, dobbiamo fare la foto col mister, con la bimba, e che ce l'ha battezzata. Ecco, quindi è stato un bel battesimo rossonero. Quindi preparati, quando cresce si toglierà la giacca tutta incazzata, eccetera. Esatto. Sì, preparati quando vai a vedere che a 15 anni comincia a tirartela addosso a te la giacca. Che meraviglia di testimonianza, Marco, grazie. Ragazzi, grazie a voi, grazie del grande lavoro che fate, e ci vediamo a Perth a sto punto, mi raccomando. Esatto. Come la vedi stasera? Pronostico, ma la vede stanco, povero. Sì, Allora, sicuramente è una partita interessante, perché insomma il mister farà un po' di cambi, credo, e farà riposare, speriamo, Modric, perché ha giocato tantissimo, ci serve per lunedì. In realtà sono veramente in dubbio per lunedì, per domenica, per Leao, per capire se lo farà giocare o meno, perché comunque, ragazzi, sta giocando senza Leao, che è indubbiamente lo giocatore un po' più di punta, no? E penso che insomma ovviamente non giocherà domani la vedo un po', penso una scampagnata, spero lo sia, però insomma per come stiamo giocando la vedo bene, e vedo abbastanza bene anche lunedì, un bel test per tutti. Molto bene, richiamaci, che mi ha fatto un sacco piacere, Marco, e abbracciaci tutto il Milan Club. Grazie. Assolutamente, vi mando una foto lunedì mattina, dai. Bravo, tagaci se pubblicate su Instagram. Assolutamente. Un abbraccio a tutta la comunità italiana. Ciao, ma un abbraccio soprattutto a Salsiccia Calabrese, che regala 5 abbonamenti. Un abbraccio anche a Gerti, che prima ci aveva donato $5. Che meraviglia. Gerti dagli Stati Uniti, Marco dall'Australia. Ma tanto io mi stavo perdendo clamorosamente, perché continuava a dire domani, poi quella col Napoli lunedì, sì, perché per lui è domani mattina e lunedì mattina quelle partite. Ma tra l'altro tu pensa, questa cosa dei due Milan Club, dei due club, tra l'altro è bellissima. Ma tu pensa adesso che loro dovranno stare lì, tifosi del Milan e tifosi del Napoli, a guardarsi la partita, e dovranno, suppongo, stare
relativamente tranquilli e in silenzio, perché sono le 4 della mattina, non è che possono andare in giro a urlare e correre per Adelaide alle 4 e mezza di notte, perché la gente poi va bene tutto ma gli tira le cose dalle finestre. È vero. Comunque grande lavoro, detto Edo, mi sembra un tantino esagerato, grazie Daniele. Alessandro invece dice: la bimba dice già dov'è Rocky. Allora c'è stata una le sue prime parole erano dov'è Rocky. C'è stata un'ammissione di colpa da parte di Allegri, perché ha detto non posso saltare così tante partite obiettivamente. Potrebbe no, cioè, con questa è vero che le 2 di Coppa Italia, perché facevo i calcoli qualche giorno fa, è vero che con le 2 di Coppa Italia sono ancora rimediate da quella finale Juve-Atalanta di Coppa Italia, ma è la 6ª partita ufficiale che gioca al Milan in questa stagione. Lui 3 le ha fatte in tribuna. Comunque ti giro l'ultima domanda di Cosimo, poi dopo vorrei prendere gli ultimi 5 minuti, Jack, per parlare un po' di giovani, perché intanto Cosimo ti dice: domanda tecnica, a livello statistico le squadre dell'Allegri con le seconde linee in impegni secondari come sono andate? Perché lo devi chiedere a me? Cioè, che cosa ho io di tecnico? Dimmi in che cosa ti sembro uno che può risponderti. No, a parte questo, io allora sinceramente i dati non li ho sotto mano, ci vorrebbe un attimo per andare a recuperarli. Non ho neanche memoria di particolari turnover massicci, ma in effetti anche stasera non si parla comunque di un turnover così massiccio. Perché il Milan, cioè non è come quello che faceva Pioli, cioè fuori gli 11 titolari o comunque teneva il portiere, ma fuori i 10 titolari dentro le 10 riserve, perché il Milan non ha 10 riserve, perché non ha la riserva su tutti i ruoli. Però comunque, a parte Ricci che entra al posto di Modric, Cucù che entra al posto di Pulisic e De Winter che entra al posto di Matteo Gabbia e Bartesaghi per Stupignan, gli altri ci sono, c'è Rabiot, c'è uno tra Loftus-Cheek e Fofana, c'è Saelemaekers, c'è Santiago Jimenez, ci sono sia Pavlovic che Tomori. Jimenez, Jack, cioè non è un turnover così massiccio. Quanto sarà importante per Jimenez col rientro ormai prossimo di Leao questa sera a trovare, non dico un gol, ma un paio di gol? Tu continui a essere estremamente ottimista, molto più di me sul rientro di Rafa Leao, però spero che i fatti poi daranno ragione a te. Contando che adesso entriamo in un trittico dopo la partita di Coppa Italia di stasera o di domani per Marco. Entriamo in un momento di Napoli-Juve-Fiorentina, quindi non propriamente un trittico di partite agevolissime. Quindi ovviamente speriamo rientri. Sì, per Jimenez è importante. Io credo che tra tutti, cioè mi aspetto di vedere lui come il più proattivo in campo, perché secondo me è l'unico che a mio modo di vedere non corre quel rischio di sottovalutare la partita, nel senso che per lui è molto più importante di quanto non sia per gli altri, perché poi quando sei un attaccante ti sblocchi col gol, a prescindere che arrivi contro il Napoli in un big match assoluto, ma anche che arrivi con di Lecce. Ginocchio sì, ma infatti io lo dicevo a casa mentre guardavo l'ultima partita. Adesso a Santiago Jimenez serve un pallone fermo a 1 metro dalla porta vuota, quella cosa lì gli serve, basta. Ci saluta Davide da Santo Domingo, però Davide, ci stai prendendo in giro o no? Perché qui a Lunchpress non si capisce mai. Noi comunque ti abbracciamo. Mi aggiungo anche io saluti da Kuala Lumpur. Io non lo so se mi state prendendo in giro, però siete in tantissimi che ci seguite dall'estero ed è bello perché siamo una famiglia, Radio Rossonera. Ripeto, questa famiglia presto ve ne daremo anche una dimostrazione pratica. Però venendo ai giovani, Jack, perché qualcuno intanto diceva io stasera avrei fatto giocare Torrian, che tra l'altro nei Torriani ormai mi viene da Torrian condizionato dal gol da Sport nei rigori, insomma abbiamo visto sa dire la sua. Voglio la tua su Valentien, che oggi potrebbe entrare a un certo punto, e sto Milan futuro al secondo posto in classifica. Allora andiamo con ordine e contestualizziamo. Partiamo dalla Primavera. La Primavera che sta facendo il suo e che resta comunque però una delle squadre più giovani, come in realtà tutte le primavere di squadre che hanno la seconda squadra, quindi l'Inter, la Juventus eccetera, perché chiaramente giocatori di età primaverile, ma i migliori sono associati già e raggruppati già con la seconda squadra. La Primavera sta facendo la sua onesta stagione finora. Milan Futuro è partito bene, meglio dello scorso anno, non che fosse molto difficile, vincendo i primi 2 turni di Coppa. Sì, esatto. E poi in campionato facendo 7 punti nelle prime gare, però bisogna contestualizzare come, perché la prima partita viene risolta all'ultimo secondo con il gol vittoria arriva negli ultimissimi istanti, però arriva. Poi c'è un 2-2
turno infrasettimanale che in realtà è un recupero della prima giornata, che la prima giornata cade nel weekend della sosta nazionali e il Milan, avendo diversi giocatori impegnati con le nazionali giovanili, chiede il rinvio e lo ottiene. E nell'ultima partita un bellissimo e un po' a Marcord Milan-Chievo, certo Milan futuro, Chievo in Serie D e non in Serie A, ma un Milan-Chievo romantico, va sotto 2-0, poi però si sveglia e la ribalta e vince 3-2. Però diciamo non vittorie nettissime o tondissime che mi fanno dire promozione garantita e assicurata, però ecco, mi sembra una squadra che rispetto allo scorso anno non mi sento di dire che rischia la retrocessione in promozione. Anche una categoria che rischia la retrocessione in promozione, ecco. Diciamo così. Per quanto riguarda i giovani, io sì, sono d'accordo con Torriani, anzi me lo sarei aspettato. Va detto che però ci sono dei dubbi tra Terracciano, che capisco meno, o addirittura il ritorno di Mignan, che capirei invece un pochino di più per fargli riprendere confidenza col campo prima del Napoli, di fatto, per non farlo rientrare diciamo un pochino a freddo contro il Napoli. Però se non fosse disponibile o se Allegri per qualsiasi motivo non volesse rischiare Mike, io sicuramente metterei Torriani, perché secondo me è la partita ideale anche come livello di pressione, perché è vero che è un dentro fuori, però comunque sei in casa con il Lecce, che è una squadra in grave difficoltà. Valentien non lo conoscevo, perché Valentien anche lui ha detto la stessa cosa di te. È vero, abbiamo questa cosa in comune, cioè non ci conoscevamo reciprocamente. Mi ha colpito l'impatto che ha avuto, cioè il suo ingresso in campo a Lecce mi ha colpito per personalità. Perché non mi aspettavo che un ragazzo, tra l'altro appena arrivato, quindi non con magari tanti anni di, perché nonostante sia il Milan futuro la maglia è sempre quella, è sempre rossonera. Quest'anno sappiamo che però la maglia è comunque quella, anche se giochi per Milan futuro. Lui non aveva esperienza di maglia e di casacca rossonera addosso, eppure è entrato con un piglio veramente positivo. E comunque anche il fatto che Allegri abbia scelto lui, perché di fatto finora dei ragazzi nel giro di Milan futuro è l'unico che ha convocato qualche volta, oltre ovviamente a Bartesaghi. Sappiamo che però Bartesaghi ormai, anche per assenza di alternative, è parte della prima squadra. Stasera? Qualche minuto? Perché no? Se la partita si mette come spero si metta, sì, dalla panchina me lo aspetto. Comunque Jack, senti, dalla Svizzera, dal lago di Como, da Acapulco, seconda spiaggia a destra, da Busto Arsizio, aiutateci, ci stanno salutando veramente da tutte le parti. Devi salutare Castelletto sopra Ticino. Che meraviglia, meraviglioso, ragazzi, davvero. Sapere che comunque c'è così tanta gente che ci segue tutti i giorni dai punti più disparati, anche quando il Milan va bene, va male, eccetera. Evidentemente qualcosa riusciamo a tra l'altro a voi dal lago di Como speriamo che ovviamente vada tutto bene, perché sappiamo che ieri il maltempo, che ha creato qualche problema anche qui, anzi diversi problemi anche qui a Milano, sì, oggi ha colpito chiuse, duro però, anche Como, visto che non è in dubbio la prossima partita in casa del Como, Como Cremonese, se non sbaglio, sabato al 15. Beh, ma anche a Milano ieri qui il Seveso è uscito, quindi sì. Addirittura anche Paola ci saluta da casa sua, e quindi direi che con domanda tecnica per Edo: qual è secondo te il miglior G? Ma come il miglior G? Io sono qua, mi sembra che sto dando prova di conoscere il calcio. Jack, ieri sera sono andato a dormire tardissimo per leggere di Valentien, capito, per presentarmi non ci credo preparatissimo, ma neanche se mi fai vedere un video di te che lo fai ci credo questa cosa, ma neanche. E poi mi chiedono del miglior gym. Vabbè, ci sono anche le brutte persone che ci seguono, ma in generale siete veramente i migliori, e quindi grazie per oggi davvero e per tutti i giorni che passiamo insieme. Grazie a Harry, oggi ancora in regia come Modric, grazie a Jack, grazie a te, grazie Enrico, grazie a tutti voi che avete chiamato, soprattutto a chi di voi ha chiamato dall'altra parte del pianeta. Appuntamenti sono sempre quelli, lo sapete, con il talk alle 16 e ovviamente appuntamento extra per oggi, il post partita al triplice fischio, si spera dal 90° e non dopo la lotteria dei rigori, della partita contro il Lecce. Buona giornata e buona partita. Grazie a Filippo Galli e Daniele Sporchia, e soprattutto a chi ha donato, si è abbonato, eccetera eccetera eccetera. Siete voi i migliori. A domani, ciao. Settembre, tempo di rimettersi in gioco, non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra.
E per i veri campioni di tifo c'è il kit scolastico Milan firmato Europublishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Europublishing torna a scuola davvero fuori classe. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol insieme.